Ciao a tutti amici, oggi vi parlo da Trani, questa stupenda località della Puglia che vedete un pochino alle mie spalle, e vi spiego oggi un po' la sua storia e i punti di interesse. Come sempre abbonatevi al canale qui sotto e partiamo. Trani è chiamata la città di pietra, ma ha anche altri soprannomi. Il più importante è la perla della Puglia e, come dire, si capisce bene quando si dice perla della Puglia perché è veramente di una bellezza che quasi toglie il fiato. Pensate che anche Lady Diana, quando era in viaggio di nozze con il principe Carlo, ricorda la città di Trani e soprattutto la sua visione dal mare, questo mare che aveva descritto come un mare di seta. Ecco, Lady Diana ricorda la città di Trani come il più bel ricordo, il più bel souvenir di tutto il suo viaggio di nozze che riguardava la penisola, l'Italia. Trani è stata un'importante località fin dall'antichità, fin dai tempi antichi, e in particolare lo testimoniano le basiliche e le cattedrali che sono numerosissime in città. Ve ne consiglio almeno una da visitare perché è un po' l'emblema, quello che rappresenta tutta l'arte romanica della Puglia, pugliese, ed è la cattedrale di San Nicola Pellegrino. Questa cattedrale presenta tutte le caratteristiche architettoniche dell'arte romanica pugliese, in particolare la massa. Le cattedrali e le chiese pugliesi romaniche sono massicce, e poi il materiale, il tufo che è il materiale tipico di questa terra. Poi altri elementi architettonici, in particolare il fatto che le decorazioni, i decori sono concentrati, soprattutto troviamo dei decori concentrati sui rosoni e il contorno dei portali, quindi l'elemento decorativo nell'arte romanica pugliese è molto elaborato ma allo stesso tempo concentrato in alcuni punti specifici della struttura dell'edificio. Un altro elemento che caratterizza l'architettura sacra pugliese è la forma triangolare. Spesso le chiese pugliesi di epoca romanica hanno questa forma appunto triangolare, quindi sono abbastanza riconoscibili, e anche per i non esperti, per coloro che non hanno nozioni di architettura o di arte, possono comunque apprezzare il contrasto. Spesso avete questa bianca pietra calcarea che fa un contrasto davvero notevole con il blu del mare e con l'azzurro del cielo, e quando arrivate da terra o da mare rimanete veramente stupiti dai bei colori che emergono da questa combinazione tra bianco e blu. Trani poi è stata una terra particolarmente importante perché è stata sede della Sacra Regia Udienza della Terra di Bari per tanti secoli, dal 1586 fino al 1806. Che cos'era questa Sacra Regia Udienza? È un po' diciamo il corrispettivo della Corte d'Appello attuale, ma ai tempi del Regno di Napoli, quindi in passato. Inoltre, un'altra cosa da vedere quando vi trovate a Trani è fare un giro nel quartiere ebraico. Sì, perché in questa città c'è una forte comunità ebraica di ebrei. È la più grande comunità ebraica di tutto il sud Italia. La prima comunità di ebrei si è installata in tempi lontanissimi. Si pensa che si sia installata fin dalla prima diaspora, quindi in epoca romana, ed è per questo che la comunità nel corso dei secoli si è sempre di più ingrandita, in particolare poi con le successive diaspore che arrivavano dalla Francia e dalla Spagna. Quindi quando vi trovate a Trani non dimenticate di fare una passeggiata nel quartiere ebraico, che è chiamato per l'appunto Giudecca, che ci ricorda appunto l'origine ebraica, come ci rimanda anche alla Giudecca più conosciuta di Venezia. Trani inoltre si trova in una posizione particolarmente privilegiata per fare delle escursioni esterne. Non solo si trova a circa 43 km da Bari, quindi siete vicinissimi al capoluogo pugliese, ma anche a soli 30 minuti di macchina da Castel del Monte, e questa è una meta che vale veramente la pena di fare. Castel del Monte è una sorta di fortezza, castello, non sappiamo
sappiamo ancora oggi bene a che cosa fosse destinato questo luogo, ma è imperdibile in quanto è la massima, è l'emblema di tutta l'architettura che aveva costruito l'imperatore del Sacro Romano Impero Federico II. Federico II, lo ricordiamo brevemente, è quel imperatore che ha dominato praticamente gran parte dell'Europa. Era infatti Federico II discendente da una parte della dinastia sveva, quindi della Germania, possiamo così dire, era per metà tedesco e anche normanno, e a quell'epoca, siamo intorno al XIII secolo, dominava quindi gran parte dell'Europa e anche aveva conquistato tutto il sud Italia, gran parte del sud Italia. È per quello che ritroviamo riferimenti, monumenti e architetture che portano proprio a Federico II. In Sicilia, in Puglia, lo ricordiamo, Federico II è stato anche colui che ha creato la scuola siciliana. La scuola siciliana è qualcosa di importantissimo anche per la lingua italiana, era una scuola di poesia, di letteratura in Sicilia in cui si riunivano i maggiori pensatori, i maggiori letterati dell'epoca, e che è stata anche la scuola che ha un po' anticipato e fatto da modello alla scuola di un secolo dopo, quella fiorentina, quindi si ritrova tutta una cronologia che conduce fino ad oggi, fino alla lingua italiana che tutti oggi noi parliamo. Federico II era un poliglotta, parlava tutte le lingue, dal normanno al tedesco al siciliano, e questa sua apertura mentale la si ritrova appunto a Castel del Monte. Castel del Monte è un edificio che mette insieme vari stili, quello svevo, quello normanno, quello siciliano, quello arabo. Riflette proprio la sua apertura, ma questo luogo anche ha qualcosa di misterioso, perché tutt'oggi gli storici e gli esperti non sono esattamente d'accordo sulla sua funzione. Si pensa che fosse un luogo dove Federico II riceveva gli uomini politici importanti di quel tempo, e si pensa che ogni stanza fosse dedicata ad un argomento. Ci sono però altre ipotesi, ci sono coloro che avanzano l'ipotesi della fortezza, in particolare questo edificio è su una collina che permette di vedere moltissimo a 360 gradi tutto quello che sta intorno, quindi aveva una posizione privilegiata militarmente, ma c'è anche chi avanza un'ipotesi di hammam. Si dice infatti che Federico fosse interessato in particolare alle terme, alle nozioni che arrivavano anche dal mondo arabo, e qualcuno ha ipotizzato allora che il suo Castel del Monte avesse proprio questa funzione di una gigantesca hammam. E poi Castel del Monte nasconde dei simboli già a partire dalla sua struttura. È una struttura infatti ottagonale, e non è un caso infatti che questa struttura sia fatta di 8 lati. Il numero 8 fin dal Medioevo infatti possiede delle caratteristiche simboliche oscure ma in qualche modo universali. Infatti si dice che il numero 8 mette insieme il cerchio, che fa riferimento all'infinito, al cielo, e i 4 punti cardinali che fanno quindi riferimento alla terra. L'8 quindi metterebbe insieme il cielo e la terra, e questo rifletterebbe proprio all'apertura universale dell'imperatore Federico II. Il Castel del Monte doveva essere ancora più grandioso qualche secolo fa. Immaginate infatti quando entrate che tutte le pareti interne erano ricoperte di marmo, un preziosissimo marmo rosso con striature bianche, che però è stato tolto. Perché? Perché è stato tolto dalla famiglia dei Borboni per costruire la reggia di Caserta, che trovate vicino a Napoli. Quindi lo stesso marmo è proprio quello che è passato dal Castel del Monte per fare la reggia di Caserta. Era questa una pratica abbastanza comune, infatti lo possiamo ricordare, il Colosseo, anche questo è stato in qualche modo tagliato per costruire altri monumenti, altri ponti di Roma. La storia dell'Italia è sicuramente complicata, è sicuramente molto ricca e complessa, ma tutto lo vedete collegato, le famiglie regnanti si ritrovano da una parte all'altra dell'Italia. Per scoprirlo, ovviamente non è esaustivo, però vi consiglio di vedere altri miei video, li trovate sul canale. A presto, ciao!